Ciao, sono Luca. Oggi vi porto qualcosa che non avete mai ascoltato, una storia che non si sente solo con le orecchie, ma sulla pelle. Non è una leggenda, non è un creepypasta. È un viaggio dentro una casa, dentro una memoria, dentro qualcosa che forse non avrebbe dovuto essere ricordato. Se volete altre storie così, oscure, profonde, inquietanti, mettete like e iscrivetevi al canale. Adesso, respirate, spegnete la luce e lasciate che la storia vi trovi. La casa comparve all'improvviso tra gli alberi, come se fosse rimasta lì ad aspettarla per tutto quel tempo. Anna parcheggiò lentamente, lasciando che il rumore del motore si spegnesse nella quiete del bosco. Davanti a lei, la vecchia abitazione dei suoi nonni era identica a come la ricordava. Il tetto in ardesia, le finestre piccole, la porta di legno consumata dal vento. Eppure, c'era qualcosa di diverso. Come se lo sguardo della casa fosse più vigile, più attento. Non tornava lì da più di 15 anni. Da quando sua nonna era morta e la casa era rimasta vuota. Da allora nessuno aveva avuto il coraggio di rimetterci piede. Nessuno tranne lei, oggi. Anna fece un respiro profondo mentre camminava sul vialetto invaso dalle foglie. L'aria profumava di umido e resina, e il bosco sembrava osservare in silenzio i suoi passi. Quando toccò la maniglia della porta, un brivido le attraversò la schiena. Era fredda, inaspettatamente fredda. La porta si aprì con un lamento lungo, come un sospiro trattenuto da anni. L'interno era immerso in una penombra calda. La luce del pomeriggio filtrava attraverso le finestre impolverate, disegnando fasci dorati nell'aria. Tutto era rimasto al suo posto. Il tavolo di legno, le sedie spaiate, la credenza piena di tazze decorate a mano. Nulla sembrava toccato dal tempo, eppure un sottile strato di polvere tradiva l'abbandono. Anna avanzò lentamente, accarezzando con la punta delle dita la superficie del tavolo. Quella casa era stata il suo rifugio da bambina. Lì aveva passato le estati, ascoltato le storie della nonna, riso, pianto, imparato il significato del silenzio del bosco. Era strano come un luogo potesse contenere così tanti ricordi da far sembrare il presente quasi fuori posto. Poi, qualcosa attirò la sua attenzione. Sul pavimento del corridoio, appena oltre la cucina, c'era una piccola impronta. Una macchia di polvere spostata, come se qualcuno fosse passato da lì di recente. O qualcosa. Anna si chinò. La forma era chiara e familiare, la suola di una scarpa da donna. Si raddrizzò di scatto, il cuore che accelerava. Qualcuno è entrato, pensò. Ma la porta era chiusa a chiave, il lucchetto intatto. Possibile che fosse stata lei stessa, anni prima? No, era impossibile. L'impronta era troppo nitida, troppo fresca. Fece un passo in avanti, incerta. Fu allora che lo sentì. Un rumore lieve. Un toc secco, proveniente dal piano superiore. Non un tonfo, non qualcosa di minaccioso. Più simile al suono di un oggetto appoggiato su un mobile. Anna rimase immobile, trattenendo il respiro. Il bosco fuori sembrava essersi zittito all'improvviso. Poi un secondo toc, identico al primo. Qualcuno era lì dentro. O forse, pensò, con un brivido che non sapeva spiegare, qualcosa stava ricordando la sua presenza. Per un lungo istante, Anna restò nel corridoio senza riuscire a muoversi. Le dita scorrevano nervosamente sulla cerniera della giacca mentre gli occhi correvano verso le scale che portavano al piano superiore. Il suono non si ripeté, ma la sua eco continuava a vibrare nella memoria, come se la casa stesse trattenendo il fiato insieme a lei. Alla fine, raccolse il coraggio e si avvicinò ai gradini. Ogni assi scricchiolava sotto il suo peso, e quel rumore, così familiare, le riportò alla mente un ricordo lontano. Lei bambina, che correva su e giù mentre la nonna le diceva di stare attenta, di non salire di fretta, perché la casa aveva i suoi tempi. Ora quelle parole suonavano strane, quasi letterali. Arrivata in cima,
Anna si fermò. Il corridoio era buio, illuminato solo da un filo di luce proveniente dalla finestra in fondo. Le porte delle stanze erano socchiuse, come se qualcuno le avesse appena attraversate. Le aveva lasciate così l'ultima volta? Non ne era sicura. 15 anni potevano cancellare molti dettagli. Un nuovo rumore la fece voltare di scatto. Proveniva dalla stanza a sinistra, quella che un tempo era la camera degli ospiti. Un fruscio leggero, come tessuto che sfiora il pavimento. «C'è qualcuno?» chiese, la voce più bassa di quanto avrebbe voluto. «Silenzio!» Anna avvicinò la mano alla maniglia. Era tiepida, quasi come se qualcuno l'avesse appena toccata. Aprì la porta lentamente, lasciando che la luce invadesse la stanza. All'interno, tutto sembrava immobile. Il letto coperto da un telo bianco, l'armadio chiuso, la finestra sbarrata da imposte che lasciavano filtrare solo una fessura di luce. Ma qualcosa attirò la sua attenzione. Sul comodino, accanto a una lampada vecchia e arrugginita, c'era un oggetto che non ricordava affatto. Una spazzola di legno. Nuova. Pulita. Come se fosse stata lasciata lì da pochi minuti. Il cuore le martellò nel petto. Non poteva essere appartenuta ai suoi nonni. Sua nonna ne usava una completamente diversa, con il manico intarsiato. Questa sembrava moderna, appena comprata. Anna la sfiorò con 2 dita. Era tiepida. Come se qualcuno l'avesse usata da poco. Fece un passo indietro, guardandosi intorno con crescente inquietudine. Era davvero sola in quella casa? Prima che potesse pensarlo davvero, un nuovo rumore la fece sobbalzare. Un tintinnio leggerissimo, proveniente dal corridoio alle sue spalle. Anna si voltò di scatto. Lì, sul pavimento, c'era un piccolo cerchietto di metallo. Sembrava essere rotolato da qualche parte poco prima. Lei lo raccolse e lo osservò. Era una parte di un portachiavi, uno di quei ganci che tengono insieme più anelli. Un dettaglio insignificante, se non fosse per una cosa. Quel gancio era identico, a quello che lei usava per le sue chiavi di casa. Quelle che aveva infilato in tasca pochi minuti prima. Con un groppo allo stomaco, infilò la mano nella tasca della giacca. Le chiavi non c'erano più. Il sangue le si gelò. Qualcuno era stato vicino a lei abbastanza da sfilarle il portachiavi, senza che lei se ne accorgesse. Un freddo improvviso attraversò il corridoio. Non era vento. Non c'erano finestre aperte. Anna comprese, con una chiarezza spaventosa, che la casa non era solo un luogo pieno di ricordi. Era un luogo che la stava osservando. E forse non era contenta del suo ritorno. Anna rimase immobile, in piedi nel corridoio, stringendo quel piccolo anello metallico come se potesse offrirle protezione. Il silenzio intorno a lei era così denso da sembrare vivo. Ogni fibra del suo corpo le urlava di correre giù per le scale e uscire da quella casa. Eppure, una parte di lei non riusciva a farlo. Era la stessa sensazione che provava da bambina quando sapeva di essere osservata, ma senza capire da cosa. Una percezione sottile, irrazionale, che allora attribuiva al bosco, alla notte, o alle storie che sua nonna le raccontava prima di dormire. Ma ora era diversa. Adulta, razionale e spaventata. Fece un respiro profondo e si costrinse a guardare di nuovo nella stanza. La spazzola era ancora lì, sul comodino, inerte, innocente. Eppure sembrava fuori posto, come una parola sbagliata in una frase perfetta. Decise di proseguire. Con passi lenti si avvicinò alla porta successiva, la stanza che era appartenuta a lei da bambina. Il manico della porta era freddo come ghiaccio, non tiepido come quello della camera degli ospiti. Lo girò piano. La stanza era quasi identica ai suoi ricordi. Il letto piccolo, la libreria di legno chiaro, il tappeto colorato al centro. Un'ondata di nostalgia la colpì al petto, così improvvisa da farle tremare le ginocchia.
Ricordò le estati passate a leggere sotto quella finestra, le risate, le ombre lunghe del pomeriggio. Poi qualcosa le fece gelare il sangue. Sul letto, ben piegata, c'era una maglietta blu. La sua maglietta preferita quando aveva 10 anni. Quella con una piccola balena stampata davanti. L'aveva persa l'ultima estate che aveva passato lì, e sua nonna le aveva detto che probabilmente si era impigliata tra le cose da lavare o era finita in qualche scatolone. Anna la sollevò con cautela. Il tessuto era morbido, quasi nuovo. Non poteva essere. Non dopo 15 anni. Il suo respiro si fece irregolare. Chi l'aveva messa lì? E soprattutto, perché proprio adesso? Un fruscio la fece voltare verso la porta della stanza. Qualcosa si era spostato nel corridoio. Non un oggetto caduto. Era un suono diverso, più simile a passi. Lentissimi. Come se qualcuno stesse camminando scalzo nel punto esatto in cui lei era stata pochi minuti prima. Anna si affacciò, con il cuore in gola. Il corridoio era vuoto. Silenzioso. Ma l'aria sembrava vibrante, appena mossa. Come se un movimento fosse stato interrotto da poco. Decise allora di fare qualcosa che non avrebbe mai immaginato di avere il coraggio di fare. Chiamò a voce alta. C'è qualcuno qui? Se qualcuno mi sente, voglio solo capire cosa sta succedendo. Punto. Il suono della sua voce rimbalzò sulle pareti, poi si dissolse nella quiete. Nessuna risposta. Stava per rientrare nella stanza quando notò qualcosa sul pavimento, proprio accanto alla porta. Una piccola striscia di terra umida, come quella che si porta dentro camminando scalzi sul prato bagnato. La traccia proseguiva verso il fondo del corridoio. Non era larga, ma sufficiente da far intuire il percorso di qualcuno. O qualcosa. Anna seguì quella linea sottile, ogni passo più difficile del precedente. La traccia terminava davanti all'ultima porta del corridoio, la soffitta. La porta che la nonna le aveva sempre proibito di aprire. Sentì un brivido risalirle la schiena, più forte di tutti gli altri, perché la traccia finiva proprio lì. E mentre fissava la maniglia arrugginita della soffitta, Anna ebbe la certezza assoluta di una cosa, una certezza che non avrebbe voluto avere. Qualcuno era salito lassù. E, in qualche modo impossibile, sapeva che lei era tornata. Anna rimase davanti alla porta della soffitta per alcuni secondi che le parvero interminabili. L'aria sembrava più fredda in quel punto del corridoio, quasi che la casa trattenesse un respiro antico. La traccia di terra si interrompeva esattamente sotto la porta, come se qualcuno l'avesse aperta, e fosse poi scomparso nel nulla. La maniglia era arrugginita, ma quando Anna la sfiorò con la punta delle dita, sentì che era sorprendentemente calda. Non come un oggetto abbandonato da anni, ma come qualcosa che qualcuno aveva toccato da poco. Un brivido le attraversò il corpo, ma non si tirò indietro. Aprì la porta. La soffitta era immersa in una penombra che odorava di legno, polvere e ricordi. Una finestra piccola e sporca lasciava entrare un filo di luce che tagliava l'oscurità in diagonale. Il raggio illuminava vecchie scatole, un baule di metallo, alcuni mobili coperti da teli bianchi. Ma ciò che attirò il suo sguardo fu un oggetto appoggiato proprio al centro della stanza. Un album fotografico. Aperto. Anna avanzò lentamente, il cuore pesante nel petto. Si chinò e sfiorò con cautela la copertina rigida. Era l'album che sua nonna teneva sempre in salotto, quello che raccoglieva le foto di famiglia, le estati, i compleanni, le piccole avventure nel bosco. Ma Anna sapeva bene di non averlo mai visto in soffitta. Qualcuno lo aveva portato lì. Lo aprì alla prima pagina visibile. C'era una foto di lei bambina, seduta sul prato dietro casa, le ginocchia sbucciate, il sorriso ampio e genuino. Accanto a lei, sua nonna con il grembiule a fiori. Anna sorrise, per la prima volta da quando era entrata.
Ma quello che vide nella foto successiva le gelò il sangue. Era un'immagine che non ricordava. Una foto scattata nella sua vecchia stanza. Lei, seduta sul letto. E dietro di lei, una sagoma scura, sfocata, in piedi nell'angolo. Un'ombra, priva di volto, che sembrava osservarla. Anna sentì un nodo alla gola. Voltò pagina. Altre foto. Sempre lei. Sempre bambina. E sempre quella sagoma nera, a volte vicina alla porta, a volte accanto alla finestra, a volte appena dietro di lei. Era presente in almeno 10 scatti. Ma nessuno l'aveva mai notato. Nemmeno sua nonna. La mano le tremava mentre chiudeva di scatto l'album. Il suono del cartone che si richiudeva risuonò nella soffitta come un colpo secco. Fu allora che lo sentì. Un respiro. Debole. Lentissimo. Alle sue spalle. Anna si voltò di scatto, il fiato bloccato in gola. La soffitta era vuota. O almeno così sembrava. Il suo sguardo corse alle scatole, ai teli, alle ombre. Tutto immobile. Poi vide qualcosa. Una parte del telo che copriva un vecchio armadietto sembrò muoversi. Un movimento lieve, quasi impercettibile, come se qualcuno sotto il tessuto avesse fatto un passo indietro all'improvviso. Anna fece un passo indietro. Un altro ancora. Poi, da sotto il telo, qualcosa scivolò lentamente fuori. Un foglio, piegato in due, scivolato proprio ai suoi piedi, come se fosse stato spinto da una mano invisibile. Anna lo raccolse, con il cuore che batteva come un tamburo. Lo aprì. La calligrafia era familiare. Era quella di sua nonna. C'era una sola frase scritta. Anna, non lasciare che ti trovi da sola. Anna fissò la frase scritta dalla nonna, incapace di respirare. Non era un appunto qualsiasi, sembrava un avvertimento. Un avvertimento personale. Direttamente per lei. Ma come poteva sua nonna aver previsto quel momento? Perché quel messaggio si trovava proprio lì, nascosto nella soffitta? Le mani le tremavano mentre ripiegava lentamente il foglio. Il silenzio attorno era assoluto, come se la casa stessa aspettasse la sua reazione. Non lasciare che ti trovi da sola. Ripeté in un sussurro. Da sola chi? Un colpo improvviso, secco, proveniente dal piano inferiore la fece sobbalzare. Qualcosa era caduto, o qualcuno si era mosso. L'istinto prese il sopravvento e Anna scese le scale velocemente, stringendo il foglio come un'ancora. Il corridoio del piano di sotto era immerso in una luce fioca. L'aria sembrava più pesante, quasi elettrica. Quando raggiunse la cucina, vide la causa del rumore. Una delle sedie era caduta all'indietro, come se qualcuno l'avesse urtata passando. Il problema era che Anna non era stata lì. E la porta era chiusa. Tutte le finestre bloccate. Non c'era alcun modo per entrare, né per uscire. Un improvviso senso di panico la travolse. Aprì la porta che dava sul retro per assicurarsi che fosse bloccata. Il chiavistello era ancora tirato. Nessuna forzatura. Nessun segno di intrusione. Eppure, nella terra umida appena fuori, c'era un'impronta. Piccola. Scalza. La stessa traccia che aveva visto in corridoio al piano superiore. Anna arretrò, cercando di capire. Cos'era quella presenza? Una persona? Una memoria? Qualcosa che la nonna aveva sempre nascosto? Fu allora che notò un dettaglio che le fece gelare il sangue. Sul tavolo della cucina, accanto alla sedia caduta, c'era una tazza. La tazza preferita di sua nonna. E dentro. Il tè era caldo. Il vapore si sollevava ancora in un filo sottile, come se fosse stato versato pochi secondi prima. Anna si avvicinò. Il cuore le martellava nelle orecchie. Un profumo leggero, di erbe e miele, la investì. Una fragranza che ricordava perfettamente. Le gambe le cedettero leggermente.
Nonna, sussurrò, senza credere davvero a ciò che stava dicendo. Ma una risposta arrivò, non con una voce, bensì con un rumore lieve, un passo appena percepibile, proveniente dal corridoio dietro di lei. Lentissimo, deliberato, come se qualcosa camminasse verso di lei. Anna si voltò lentamente, il respiro bloccato. Il corridoio era vuoto, ma sul pavimento, in mezzo ai suoi passi, appariva una nuova impronta, formata davanti ai suoi occhi, come se un piede invisibile avesse appena toccato terra. E poi un'altra, e un'altra ancora. Si avvicinavano a lei. Anna cominciò a indietreggiare, il foglio della nonna stretto nel pugno. «Chi sei?» gridò, la voce spezzata. Le impronte si fermarono. Poi, a pochi passi da lei, l'aria si fece più fredda. Qualcosa, o qualcuno, stava lì. La guardava, senza che lei potesse vederlo. E allora un ricordo lontanissimo affiorò nella sua mente. Un particolare quasi dimenticato. Sua nonna le diceva sempre: «Questa casa ricorda tutto, anche ciò che non vuoi ricordare». Anna comprese, con orrore e lucidità allo stesso tempo, che quella cosa non era un intruso. Era un ricordo vivo, un ricordo della casa stessa, qualcosa che era sempre stato lì, e che ora la voleva. Le impronte invisibili si fermarono a meno di 2 passi da lei. Anna poteva percepire la presenza con una chiarezza quasi dolorosa. L'aria vibrava, come se una tensione antica si stesse caricando tutta attorno a lei. Era fredda, ma non un freddo normale. Sembrava un vuoto, un'assenza. Poi, davanti ai suoi occhi, l'ultima impronta apparve. Lì, a pochi centimetri dal suo piede. Anna trattiene il respiro. Il foglio della nonna tremava tra le sue dita. «Che cosa vuoi da me?» sussurrò. E la casa rispose, non con parole, non con suoni, ma con un'immagine. Nella sua mente, come un ricordo imposto, le si spalancò una scena. Lei bambina, seduta nella sua stanza, mentre la nonna le spazzolava i capelli davanti allo specchio. Ma dietro quel riflesso, in fondo alla stanza, la sagoma scura osservava. Paziente, immobile, sempre lì. La nonna continuava a pettinarla come se nulla fosse. Ma adesso Anna notava un dettaglio che allora non aveva compreso. Le mani della nonna tremavano. Era paura. Paura di quella presenza. Paura che la casa stesse trattenendo qualcosa, o qualcuno. L'immagine svanì, lasciandola senza fiato. Il corridoio tornò a essere reale, con le impronte ancora fresche davanti a lei. Allora Anna fece qualcosa che non si aspettava, qualcosa che nessuna logica le avrebbe suggerito. Fece un passo avanti. Andò incontro alla presenza. L'aria diventò gelida, un gelo che le pungeva la pelle come aghi sottili. La casa sembrò contrarsi, come se trattenesse il fiato. E poi, lentamente, la forma di qualcosa cominciò a comparire. Prima un'ombra, leggerissima, poi un contorno umano. Infine una figura, una ragazza, poco più che adolescente. Scalza, i capelli lunghi, lo sguardo perso nel vuoto. Trasparente, come un riflesso su vetro. Anna sentì il cuore spezzarsi. Non era un demone. Non era un mostro. Era una bambina. Una bambina che non ricordava più di essere stata viva. Le impronte erano le sue. La presenza era la sua. E la casa l'aveva trattenuta, cristallizzata nel tempo, come aveva trattenuto tutti i ricordi. La ragazza la guardò, con un'espressione che non era ostile. Era confusa. Smarrita, come se non avesse mai capito perché era rimasta lì. Anna si inginocchiò lentamente, portandosi al livello del suo sguardo. «Non sei sola», disse, con una voce che tremava più dell'aria fredda. «Io sono qui». La figura si avvicinò di un passo, come attirata da quelle parole.
La casa iniziò a vibrare, non più di paura, ma come se un nodo antico si stesse sciogliendo. Anna aprì la mano e le mostrò il foglio della nonna. La ragazza lo sfiorò. Il foglio si illuminò debolmente. Poi iniziò a dissolversi. Non bruciava, svaniva, come cenere portata via dal vento. La figura trasparente si dissolse insieme a esso. Prima i piedi, poi le braccia, infine il volto. Sorrise. Un sorriso appena percettibile, fragile, quasi un grazie. E scomparve. Il gelo svanì. Le impronte si dissolsero. La casa emise un lungo, lieve scricchiolio. Non un lamento. Sembrava un sospiro di sollievo. Anna rimase immobile, in ginocchio, mentre la luce tornava lentamente a riempire il corridoio. Sentiva il cuore rallentare, la tensione sciogliersi. Per la prima volta da quando era entrata, non si sentiva più osservata. La casa non era più ostile. Era triste e finalmente libera. Si alzò, fece un lungo respiro e guardò verso la porta d'ingresso. Era il momento di andare. Il passato aveva smesso di trattenere. Prima di uscire, però, posò una mano sulla parete, come si fa con qualcuno che si vuole salutare. Addio, mormorò, e la casa rimase in silenzio. Un silenzio nuovo. Un silenzio di pace.